Molti pensano che tutto sia finito, che tra Iran e Israele sia scoppiata finalmente la pace grazie a un cessate il fuoco mediato dal Qatar. Ma è davvero così? Secondo il professor Daniel Lopez, la verità è molto diversa. Quella che ci raccontano è una falsa tregua, una messa in scena. Nelle ore immediatamente precedenti all'orario concordato per il cessate il fuoco, le 3 del mattino, ora di Tel Aviv, Israele ha intensificato i bombardamenti su obiettivi strategici in territorio iraniano. L'obiettivo non era la pace, era l'eliminazione del leader supremo dell'Iran. Secondo fonti non confermate, la casa del leader è stata distrutta. Molti pensano che lo scopo dell'Occidente sia solo fermare il programma nucleare iraniano, ma la verità è un'altra. L'obiettivo reale è il cambio di regime. Non basta disarmare l'Iran. Vogliono rovesciare il potere religioso che governa il paese dal 1979. Finché il leader supremo resterà in carica, non ci sarà pace. Vogliono eliminarlo e con lui tutto ciò che rappresenta. Ma attenzione, anche se riuscissero nel loro intento, il risultato non sarebbe la stabilità. Al contrario, l'Iran, come già accaduto in Iraq, Libia e Siria, rischia di precipitare nel caos. E secondo alcune fonti, il figlio del leader iraniano, che avrebbe potuto raccoglierne l'eredità, sarebbe stato ucciso durante gli attacchi recenti. Quindi chi prenderebbe il potere? Quale futuro attende un paese già stremato da decenni di isolamento, repressione e crisi economica? Il cambio di regime non è un sogno di libertà, è una miccia pronta a esplodere. Le bombe non sono l'unico modo per distruggere un paese. Oggi l'arma potente è economica. Si chiama sanzione. Quando una nazione non si piega agli interessi delle grandi potenze, non servono carri armati. Basta chiuderle le porte dei mercati internazionali. È successo al Venezuela. Le sanzioni hanno paralizzato l'economia, bloccato l'importazione di cibo e medicine e spinto milioni di persone alla fame. È successo all'Iran, soprattutto dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo nucleare nel 2018. Il petrolio, principale fonte di reddito, è stato bloccato. Il sistema bancario isolato, l'inflazione fuori controllo. E ora, attenzione, potrebbe succedere anche al Brasile. Perché se il Brasile si metterà di traverso, ostacolando il piano di saccheggio delle sue risorse naturali, basterà un'accusa anche infondata di aver aiutato l'Iran e scatteranno le stesse sanzioni. Sanzioni che non colpiscono solo i governi, colpiscono il popolo, le famiglie, i bambini, tutti. E quando un paese è ricco di risorse ma povero di difese, è solo questione di tempo prima che diventi bersaglio. C'è un piano che nessuno ha mai ammesso pubblicamente, ma che, secondo il professor Daniel Lopez, sarebbe stato già messo in atto. Un accordo silenzioso, un patto non scritto tra Donald Trump e Vladimir Putin. Secondo questo piano, Putin ottiene Donetsk e Luhansk, le regioni russofone dell'Ucraina. In cambio, Trump ottiene mano libera per ridisegnare il Medio Oriente. Mosca, in questo scenario, si ritira volontariamente dalla Siria, abbandona Assad e lascia spazio al progetto americano. E quando l'Iran, sentendosi minacciato, chiede aiuto a Putin, la risposta è gelida. No, non posso aiutarti. Tel Aviv ha troppi cittadini connessi a Mosca. In una sola frase tutto è chiaro. Gli interessi economici e culturali tra Russia e Israele hanno la priorità. E l'Iran in questo gioco è solo una pedina sacrificabile. Questo non è complottismo. È geopolitica. E il futuro si sta decidendo nei corridoi del potere, lontano dai riflettori. Donald Trump non vuole passare alla storia solo come un presidente, vuole entrare nella leggenda. Secondo Daniel Lopez, il vero obiettivo è questo: negoziare una pace storica in Medio Oriente e ricevere il premio Nobel per la pace. Ma c'è un prezzo, un compromesso occulto che cambierà per sempre gli equilibri spirituali e geopolitici del pianeta. In cambio della pace, Trump sosterrà la ricostruzione del Terzo Tempio a Gerusalemme. Un progetto tanto sacro per alcuni quanto esplosivo per altri. Perché quel tempio, secondo le profezie, deve sorgere proprio dove oggi si trova la moschea di Al-Aqsa, un luogo sacro per l'Islam. Il piano, secondo Lopez, sarà un patto di pace di 7 anni. Ma attenzione, questo patto verrà spezzato dopo 3 anni e mezzo. E quando accadrà, il mondo intero potrebbe entrare in una fase di caos mai vista prima. Non è solo politica, è profezia, religione e potere. E tutto gira attorno a un nome: Gerusalemme. L'uso delle armi nucleari non sarà un errore, non sarà una follia, sarà un atto calcolato.
Secondo Daniel Lopez è già programmato un uso limitato di testate nucleari nel conflitto tra Iran e Israele, non per vincere la guerra, ma per scioccare il mondo. L'obiettivo non è militare, è psicologico, creare un trauma collettivo globale. Qualcosa di così sconvolgente da spingere miliardi di persone a chiedere protezione e ad accettare, senza più resistenza, l'instaurazione di un governo unico mondiale. Un'autorità centrale, globale, che promette pace e sicurezza, ma al prezzo della libertà. E tutto inizierà con un lampo nel cielo, una detonazione mirata, una distruzione controllata, un sacrificio strategico per ottenere il massimo risultato, la centralizzazione totale del potere. Non stiamo solo assistendo a eventi geopolitici, stiamo entrando in qualcosa di molto più profondo. Una fase profetica. Secondo Daniel Lopez, tutto ciò che stiamo vedendo, la ricostruzione del Tempio, il patto di pace, l'uso pianificato delle armi nucleari, non sono semplici scelte politiche, sono segni degli ultimi tempi, segni che corrispondono perfettamente alle profezie bibliche, ma anche ad altre rivelazioni emerse nel 1998, nel 2003 e nel 2010. Date chiave in cui alcuni hanno osato dire pubblicamente quello che oggi vediamo realizzarsi sotto i nostri occhi. Piani che l'elite globale ha sempre avuto e che ora sta attuando, passo dopo passo. Di fronte a tutto questo non possiamo restare immobili. Gli Stati Uniti hanno lanciato un alert globale, un messaggio di massima allerta per tutti i cittadini americani nel mondo. Segno che anche loro sanno che qualcosa sta per accadere. Non è il momento di avere paura, è il momento di vedere con chiarezza e agire con responsabilità. La storia si sta muovendo e presto toccherà anche a noi.